gentlemen, esteemed colleagues, it's a great honor for me to receive this prize, and it's a great honor to share the prize with Professor Casari. Signore e signori, è un grande onore per me essere con voi qui oggi e ricevere questo premio e condividere anche questo onore con il professor Casali. But I'm very conscious that the honor today is specifically for Professor Giulio Preti. Ma sono ben cosciente che in realtà l'onore maggiore oggi va a Giulio Preti. I have had but limited access to the thought and work of Professor Preti, mainly through a few articles in French and English, and especially the article by Professor Florence, which was very illuminating. Ho avuto un accesso abbastanza limitato agli articoli del professor Preti, alcuni che sono stati tradotti in francese e inglese, e in realtà l'ho conosciuto attraverso anche lo scritto del professor Peruzzi, che è stato decisamente illuminante per me. Since then, I've been reflecting especially on the time of the young Preti when he was a student during his formative years around 1930. E da allora in realtà sono sempre rimasto colpito dal suo lavoro a partire dagli anni 20, quando era ancora un giovane studente. This was a time of intellectual crisis. It was a decade when Husserl wrote The Crisis of the Western Sciences, of the European Sciences, and it was a time of crisis in philosophy. Questi anni sono stati dei tempi di crisi intellettuale, ma anche dei tempi proprio di crisi della filosofia. The question that has been preoccupying me is why the great difference between the sense of crisis there was among intellectuals, philosophers and artists at the time, and that we have not seen in philosophy in recent decades. In quegli anni la cosa che mi ha colpito è perché c'era questa crisi e perché questa crisi colpiva particolarmente la filosofia. That could be because the crisis was overcome, the problem solved, and Western philosophy was placed on a new and stable basis. Forse perché negli altri campi la crisi era stata superata e certe, cose erano state comunque poste all'interno di una base più solida. It could also be because in fact it was a false crisis, a crisis based on a mistake, and perhaps due in part to the political and economic crises of the time. Può anche darsi che fosse una crisi falsa, basata su argomentazioni false, legate anche alla questione economica di quel periodo. But thirdly, and more disturbingly, it is possible that we have simply gone into a state of denial and the crisis has been neither averted nor overcome. Ma forse scusate se faccio senza microfono, non mi sembra che disturbi, ma forse cosa ancora più preoccupante è perché gli studiosi erano entrati in uno stato di diniego e la crisi non era veramente stata superata e risolta così come si pensava. It seems to me there are some signs pointing to the third possibility. Mi sembra che ci siano delle evidenze che ci possano portare a pensare alla possibilità che la terza opzione sia quella vera. Now, what I mean by a crisis, I have in mind what we might call a radical crisis. Quello che io ho in mente è forse una crisi radicale. It's a situation where the problems and limitations of our conceptions become visible to us without us having, even in principle, any way to transcend the viewpoints that are subject to these tensions. È una situazione in cui quelli che sono i problemi diventano visibili per noi, senza aver avuto veramente la possibilità però di trascendere questi elementi. The first question is why there was such a sense of crisis in philosophy at the time of the young Preti around 1930. Perché viene da chiedersi c'era proprio questa crisi nella filosofia nel periodo in cui Preti era giovane? I
want to mention, go briefly into two examples that stimulated this sense of crisis. Vorrei parlarvi di 2 esempi per farvi capire il senso della crisi che c'era. The first is the connection to the scientific revolution that occurred around 1900. La prima fu la connessione alla rivoluzione scientifica che era avvenuta all'inizio del XIX secolo. And the second, which was acutely present in the time of the young Preti, were the paradoxes that occurred in language and logic. E il secondo esempio, molto presente proprio anche negli anni della giovinezza di Giulio Preti, riguardava il paradosso che si veniva a creare tra il linguaggio e la logica. As to the first, philosophical thought at the time was greatly influenced by the scientific revolutions in physics and biology. Il pensiero filosofico di quel periodo fu fortemente influenzato dalla grande rivoluzione scientifica e della biologia. But I'm not going to talk about the crisis in the sciences. The scientists were perfectly able to solve their own problems. Ma non vorrei parlarvi della crisi della scienza, perché gli scienziati all'epoca furono perfettamente in grado di risolvere quelle crisi. The problem that remained for the philosophers was how to conceive of the kind of revolutionary conceptual change that had occurred. Il problema per i filosofi era proprio come concepire quella rivoluzione concettuale che era tra l'altro già avvenuta. Since the Enlightenment of the 18th century, we had been under the impression that any important and ratifiable change would be justifiable. A partire dall'illuminismo avevamo tutti l'impressione, o diceva l'impressione, che ogni tipologia di cambiamento poteva essere giustificata. But the problem is that when we try to think about a decision, we are evaluating it by our current standards, our current assessments of probability and value. Il problema è che però quando cerchiamo di pensare, diciamo, a una certa decisione o a un certo cambiamento rispetto alla sua bontà, in realtà lo valutiamo secondo i nostri standard attuali, le nostre valutazioni del momento relative alla probabilità e al valore. This is the pattern that today has been developed in the form of decision theory. Questo è una sorta di schema che a tutt'oggi è stato sviluppato nella teoria delle decisioni. But then, if the change is to be a change in those very standards, those very probabilities and values, it is, from the present point of view, automatically evaluated as absurd. Ma se il cambiamento deve avvenire in termini di probabilità e valori, a quel punto è qualcosa che deve essere osservato. This is the problem of self-reference, cropping up within decision theory. Questo è un problema relativo proprio all'autoreferenzialismo che affiora nella teoria delle decisioni. For in rational decision theory, the good is calculated on the basis of given factors. Perché nella teoria delle decisioni razionali il buono viene calcolato sulla base di determinati fattori. So then, what can be made of a decision to break out of the very decision context in which the decision is to be made? E allora che cosa possiamo fare veramente per uscire da quel contesto così decisionale in cui poi una decisione viene presa? The second